ci sono stati degli importantissimi aggiornamenti, le forcelle sono molto più sfilate di quello che eravate abituati a vedere. Qui dietro vedete un'altra novità. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, prima giornata qui ad Alcarràs, dato che l'Onnipotente ha deciso che oggi non dobbiamo girare perché lì fuori sta diluviando. Giornata di pausa, mi sembra l'occasione migliore per presentarvi la moto 2020 che vedete lì dietro, non bene, infatti adesso andremo ad analizzarla più nel dettaglio. Sentite gli intrepidi che stanno entrando col diluvio universale a 3 gradi, sembra uguale a quella dell'anno scorso, ma non lo è. Comunque prima di iniziare ve la faccio vedere nel suo massimo splendore. Bene, la moto dell'anno prossimo, come avete potuto vedere, è la BMW S1000RR 2020. Cosa cambia dalla 2019? Cambiano pochissime cose sul modello di serie. È stata solo aggiornata per le norme anti-inquinamento, inquina un pelo di meno e per il resto tecnicamente, per quello che interessa a noi, non è cambiato assolutamente nulla. Invece, da quella che ho usato per le ultime gare, o meglio, la ultima mezza gara che ho fatto l'anno scorso, è cambiata parecchio e ve lo dico già. Per chi è appassionato, per chi gira e sta guardando questo video, alcuni pezzi che abbiamo sopra questa moto ce li abbiamo perché siamo supportati BMW e non è che si possono andare a comprare da aftermarket il giorno dopo. Quindi non state a chiedere dove hai comprato quello, dove hai fatto quello, perché il 90% di quello che vedrete non si può acquistare. Direi di partire dall'anteriore. Come potete vedere, rispetto al modello originale abbiamo cambiato le pinze, abbiamo delle Brembo M4 che sono non male assolutamente perché le abbiamo già provate l'anno scorso e aumentano parecchio la potenza frenante rispetto agli originali, soprattutto non hanno quel brutto senso di spugnosità che a un certo punto arrivava con quelle di primo equipaggiamento. Come pompa anche lì abbiamo una Brembo ricavata dal pieno 19x18, anche lì tanta roba, ovviamente tubi in treccia, non c'è neanche da dirlo. Qui non li vedete ancora sopra, ma avremo i Brembo T-Drive perché facendo testing, avendo una marea di gomme da provare, abbiamo un sacco di cerchi, quindi non le abbiamo ancora montate, che si accoppiano perfettamente con questo tipo di pinza. Ma adesso saliamo a vedere un po' questo ben di Dio che c'è qui. Abbiamo fatto un po' di cambiamenti e li faremo ancora perché come vedete le forcelle sono molto più sfilate di quello che eravate abituati a vedere per questo cambio di piastre, che offrono un sacco di possibilità di modifica, apertura del cannotto, chiusura del cannotto e via dicendo. E questo è molto importante per andare incontro a tutte le esigenze in base alle varie piste, quindi come ben sapete Imola è completamente diversa rispetto a un Misano e avere tutte queste possibilità di regolazioni fa sì di riuscire ad adattarsi al meglio possibile. Come potete vedere il freno posteriore l'ho voluto tenere a manubrio, questa volta sarà a pollice, ma voglio cercare di implementare il discorso con un freno molto simile a quello anteriore, quindi vado a frenare per capirci con l'indice come sui motorini, per farla molto sintetica, e riuscire ad avere un po' più di sensibilità, perché avendo il freno a pollice la frenata non si riesce a fare anche in staccata perché non si ha abbastanza potenza. Quindi secondo me con questo cambio si può ancora limare qualcosa e aumentare il feeling e aiutare la moto a inserire in curva. Tutti i pulsanti che vedete come sono sempre gli stessi per cambiare le mappe, per cambiare il TC, il freno motore e via dicendo, ma cosa cambia nell'elettronica? Ci sono dei cambiamenti che non andrò a specificare nei dettagli perché da dietro ci sono stati degli importantissimi aggiornamenti dove ci permettono anche lì di fare un grande step in avanti con i controlli elettronici e sulla precisione di quest'ultimi.
E adesso parliamo del cuore pulsante della moto, cioè il motore. Come sapete l'anno scorso abbiamo iniziato un po' il tutto, lo sviluppo di questa moto qui con quello originale. Difatti rispetto alla HP4 Race c'era una grande differenza, in fondo a dritto al Mugello ballavano 25 km/h. Quest'anno inizieremo i primi test col motore di serie e dal prossimo test che vedrete a Valencia invece avremo il motore Evo, nel quale inizieremo già a capire un po' i valori in campo e se raggiungeremo i cavalli dell'anno scorso con appunto l'HP4. E questo è molto importante perché, come sapete, al Mugello i cavalli si fanno sentire parecchio. E per tenere a bada tutto questo serve trazione. Perché siamo andati a ricercarla facendo delle modifiche nella zona posteriore. Qui, come vedete, c'è un po' di scotch perché non vogliamo proprio svelare qualsiasi cosa. Comunque vi basti sapere che con queste modifiche, che non è solo questo, zona pivot, ma è proprio un lavoro generale che ha portato a un grande aumento della motricità. È difficilissimo fare questo video perché non so cosa posso dire o cosa non posso dire. Comunque vi basti sapere che è stato veramente un grande step in avanti e, come potete vedere anche dalle gare di Superbike, è un po' il problema che affligge Sykes e Laverty nel team ufficiale, dove dopo 10 giri iniziano a calare molto per colpa di questo problema qui. Qui dietro vedete un'altra novità, che è lo scarico. L'anno scorso avevamo Akrapovic, perché era l'ufficiale, diciamo, BMW. Siamo passati di nuovo a Spark, che secondo me ci permetterà di tirare fuori ancora qualche cavallino da lì. Come vedete, come mono abbiamo, come l'anno scorso, l'Öhlins TTX. Non è proprio uguale a quello dell'anno scorso, abbiamo fatto anche qui dei grossi miglioramenti che non si possono dire, però ci darà una gran mano anche quello. All'anteriore forcella FKR, sempre Öhlins, quindi ormai io ho sempre guidato con queste sospensioni, mi sono trovato sempre molto bene e soprattutto andando avanti utilizzando lo stesso prodotto si riesce proprio a cucire la moto sul pilota, quindi tanta roba. Sono curioso di provare questo upgrade perché secondo me sarà veramente tanto importante. Come avete potuto vedere non è una Superbike vera e propria, ma con tutti questi accorgimenti, con tutti questi pezzi speciali siamo riusciti ad avvicinarci molto senza una spesa esagerata. Quindi, per vedere questa bella ragazza in azione, iscrivetevi al canale perché i prossimi video saranno pazzeschi, vi farò vedere tutto quello che è successo qui ad Alcarràs nei test Pirelli e soprattutto inizieremo a vedere i tempi rispetto agli anni scorsi e a capire se siamo nella cracca oppure se possiamo già guardare alla nuova stagione in modo positivo. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video. Sì, minchia. Se mi vede fare i side, so perché. La Madonna. Dai! Ma questo con una cazzo!